Bene amici, rieccoci qui con un nuovo video. Scheda Mitsubishi, ce la manda Antonio dalla Spagna, Pilar della Horadada in provincia di Alicante, si trova a sud della Spagna, Mar Mediterraneo. Bene ragazzi, andiamo a leggere ciò che ci scrive Antonio. Buongiorno Cosimo, come d'accordo ti invio dalla Spagna questa scheda Mitsubishi Inverter che presenta numerose resistenze SMD visibilmente bruciate in prossimità degli IPM. Le resistenze bruciate sono queste qua in prossimità dell'IPM, che poi andremo a vedere nel dettaglio. L'errore che mi ha sempre dato display è E6IC. In teoria da manuale si evince una mancata di comunicazione dovuta all'unità interna. Ho già sostituito con una nuova la scheda di alimentazione unità interna e come ti ho già anticipato su WhatsApp mi continua a dare lo stesso errore. A questo punto ho aperto l'unità esterna, rilevato sull'unica scheda presente quanto ti ho detto. Come ho già anticipato, la scheda che ti invio non ha subito alcuna riparazione in precedenza né è stata mai pasticciata. Attendo tue notizie. Nota bene, brucia il fusibile bruciato, quindi F62, eccolo qui, quello F61, F62 è questo, quindi è bruciato. Andremo anche a vedere questo qua perché è bruciato. Bene, salutiamo Antonio dall'Italia e andiamo a fare una perizia su questa scheda. Credo che su questa scheda metterò i sottotitoli in spagnolo in modo che il video possa essere visto anche in Spagna, anche perché Antonio, ho visto che la spedizione è stata fatta da Capria Richard. Bene, allora facciamo un controllo su questa scheda. Partiamo dal fusibile bruciato e effettivamente il fusibile si vede annerito, infatti è bruciato. Ok, allora partiamo dall'alimentazione. Qui abbiamo due pin di alimentazione, abbiamo tutta la parte di filtraggio. In uscita abbiamo questo pin e l'altro pin che è questo del relè. Adesso ovviamente quando il relè si chiude, poi questi due pin vanno su questi pin che vediamo, fanno parte di questo integrato che si trova sotto. L'integrato che si trova sotto è un PFC e andiamo a vedere se c'è continuità. Ovviamente il relè è aperto, quindi vado su quest'altro pin. Quando il relè si chiude manda alimentazione sul PFC. Ok, questo è l'altro pin, lo troviamo qui. Ok, quindi questi sono due pin. Questo fusibile in pratica si trova in prossimità, andiamo a girare, si trova in prossimità del relè, quindi in pratica il fusibile si è bruciato perché c'è stato un corto da parte del PFC in cui ho fatto saltare anche il fusibile. Poi andremo anche a verificare il relè, ma non è quello il problema sta sicuramente che su OIPM o PFC ci sarà un corto sicuramente. Andiamo a vedere dalla parte retro, questo è l'IPM e questo il PFC. All'interno del PFC solitamente ci sta il ponte diodo e l'IGBT e insieme formano la parte di potenza.
effettivamente tra negativo dell'IPM e negativo del PFC non c'è continuità, ci doveva essere continuità come unico negativo. E perché questo è successo? Perché le resistenze qui sono interrotte. Queste sono resistenze che andremo a zoomare, sono resistenze molto basse, sono marchiati sopra, non si vede perché ovviamente sono bruciate, sono R20 che sono da 200 milliohm. Ma anche queste resistenze sono l'ultimo dei nostri problemi, perché secondo me ci dovrebbe essere qualche corto o sull'IPM o sul PFC. Bene, adesso andiamo a fare qualche test così vediamo. Queste sono le uscite, mettiamo in home così vediamo meglio. 17 kg, 3,6 kg, e qua abbiamo un valore basso da 200 ohms tra negativo e l'uscita U. Tra negativo e positivo abbiamo 17 kg, quindi già l'IPM abbiamo rilevato un problema. Sul positivo e negativo del PFC, questa qua in pratica è la 300 volt in uscita, quindi vado a sottolineare che in pratica questi qua fanno parte della 220 volt, quindi facciamo la sinusoide, 220 volt, e qui abbiamo N, qui abbiamo il positivo, ok? Quindi questo fa parte di questo, questo è il negativo, infatti abbiamo il corto 100 ohm, ma possiamo vederlo anche da qua, quindi qui abbiamo un problema, qui ci rileva il diodo e qui abbiamo un altro problema, quindi in pratica il PFC PFC è sicuramente in corto perché è saltato il fusibile. Adesso andiamo a staccare i piedini con una pinza. Ok, ho sollevato leggermente per fare il test direttamente sul PFC. Ci sta il corto sul PFC, questo è buono, questo anche, quindi qui abbiamo il corto. Questi due piedini arriva una linea della 220 volt e questo è l'altro piedino dove arriva l'altra linea. Questo qua è il positivo del ponte raddrizzatore che ci sta all'interno, quindi qui ci sta un corto. Adesso, visto che abbiamo rimosso, vediamo da questa parte se ci sta qualche corto. Sul lato negativo risulta tutto ok, sul lato positivo c'è un corto, quindi questo è da rimuovere. Allora, qui gli mettiamo un cartoncino in modo che possiamo testare l'IPM isolato dal PFC
e andiamo a vedere se l'IPM si è salvato. Mi sa che è saltato anche l'IPM. Purtroppo no, è saltato anche l'IPM. Quindi è da rimuovere anche l'IPM. Ha preso una bella botta questa scheda, niente, 2 su 3 in corso. Anche l'IPM deve essere sostituito. Andiamo a togliere il cartoncino. Bene, questo è il PFC PS51787 Mitsubishi Electronic 17HA2, quindi PS51787. ok, questo è il PFC. Adesso passiamo al IPM. Non si vede tanto bene, andiamo a vedere se riesco a pulirlo un po'. Questo è IPM. PS2196, questo è un 5 tratto 4W, quindi questa è la sigla che ci serve. Poi sotto c'è scritto 1DBH9, ma non credo che ci interessi. Sempre della Mitsubishi Electric, qui possiamo andare direttamente con il Q-code, va bene? Ok. Beh ragazzi, questi sono sicuramente da ordinare e prendendoli originali costeranno un bel po', ma prima di comprarli facciamo ulteriori test su questa scheda in modo che ci possiamo assicurare, non dico al 100%, ma un 90% se è tutto ok. Che cosa dobbiamo fare per fare il test senza i due componenti, soprattutto il componente PFC che ci raddrizza la tensione, e ci basta simulare un ponte raddrizzatore, perché questo integrato che va a switchare sul trasformatore per dare il secondario, in pratica, devo mettere in continuità, questo è positivo e questo ok, e non c'è corto, e questo è il negativo, quindi ci basta mettere un ponte diodo qui, una tensione raddrizzata, e dovremmo avere la tensione sul secondario e possiamo fare i nostri test sul secondario per vedere se è tutto ok. Casomai riscalda qualche componente. Ovviamente facendo questo andiamo a sorvolare tutta la parte di filtraggio e il relè. Il fusibile, anche se bruciato, non ce ne frega niente, perché noi daremo direttamente la 300 volt da qui. Bene. Poi andiamo a prendere un ponte raddrizzatore con un condensatore per stabilizzare la semionda e andiamo a collegare la scheda. Bene, ho tolto una resistenza, qui ho fatto un ponticello in modo che possiamo avere continuità tra i due negativi,
prima ricordate che non c'era per via delle resistenze. Ovviamente queste resistenze vanno tolte tutte e messe quelle nuove. Ok, diamo alimentazione, possiamo vedere che il LED si è acceso. Andiamo a prendere i valori dei diodi in uscita sul secondario. Questo è di 91, 15 volt. Di 885, 15 volt. 884, 12 volt. 888, 5 volt. Adesso andiamo a vedere cosa è importante sui processori. Se abbiamo a 5 volt, ok, perfetto, abbiamo a 5 volt. Vediamo su quest'altro, 5 volt ce l'abbiamo anche qui. Niente più di questo non possiamo fare. 5 volt, perfetto, uscita dell'integrato, ok, qui abbiamo l'altra uscita 2,5, ok. Adesso bene, adesso l'altra cosa da fare è vedere se riscaldano i processori, e con la termocamera vado a dare un'occhiata soprattutto sui processori. Ok, 35 gradi, perfetto. Anche questo 33, perfetto. Bene, direi che non c'è niente in corto. Queste qua sono delle resistenze è normale che riscaldano. Bene, ok, direi che sembra tutto a posto. Per quanto riguarda il secondario sembra tutto ok, l'alimentazione sui processori sembra ok, i processori non riscaldano e più di questo non possiamo fare. L'unica cosa, per vedere se la scheda ritorna a funzionare, bisogna comprare i due integrati, che sicuramente non costeranno poco essendo Mitsubishi, pezzi giapponesi. E niente, il video finisce qua. Salutiamo Antonio dalla Spagna. Da Mimmo Refriger questo è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, azionate la campanella per le notifiche. Un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.